È un grande piacere presentare i nostri relatori. Angela Siciliano è laureata alla Sapienza e frequenta attualmente l'ultimo anno di dottorato in cotutela fra Prisa e Grenoble e lavora sulla biblioteca di Bassani. Collabora e ha collaborato con Angelo Mario Del Grosso e invece Giovanni Alberto Amato è è una persona che si è appena laureata a Pisa in informatica umanistica ed è stato allievo di Angelo Mario Del Grosso. Lascio la parola appunto ora ad Angela che ci parlerà delle postille di Bassani. Allora, grazie. Ecco qui, torniamo un po' indietro. Allora, buon pomeriggio a tutti. In questo intervento vi presenterò il lavoro di ricerca che sto svolgendo nell'ambito del percorso dottorale sulla biblioteca di Giorgio Bassani, allestendo tra filologia tradizionale e filologia digitale l'edizione critica delle postille dello scrittore. La biblioteca di Bassani, che qui potete vedere in foto, è conservata nei locali dell'omonima Fondazione Ferrarese ed è costituita da un importante patrimonio documentario di circa 3.500 volumi, di cui 261 postillati. Volumi che abbracciano l'intero arco dell'esistenza dello scrittore, mostrandone la varietà degli interessi e l'eclettismo della figura. La sezione principale dei postillati insiste sugli anni dal 1937 al 1944, illuminando un periodo decisivo per la maturazione, la formazione umana e intellettuale di Bassani, ma poco documentato. Lo studio delle postille consente infatti di, in un certo senso, approfondire, riscrivere attraverso la viva voce dell'autore il suo rapporto con i maestri, Benedetto Croce e Marcel Proust, fonti già note, ampiamente studiate dalla critica, ma dall'altro lato consente di rilevare nuove ed estremamente interessanti piste di ricerca, in particolare la questione dello stile, che rappresenta fra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 il vero e proprio rovello di Bassani. Adesso ve ne parlerò. Colpisce la presenza nutrita fra gli scaffali dello scrittore di una serie di testi di stampo critico, storie della letteratura e antologia. Qui potete vedere la storia della letteratura italiana di Momigliano e Marzocco, battaglie veristiche. Testi che Bassani, come si ricava dalle note di possesso e da riferimenti interni alle postille, legge e annota fra il 1940 e il 1944. Questa densità conferma la quotidiana frequentazione con la critica che l'autore confessa a più riprese nell'epistolario, per esempio in una bellissima lettera all'amico e storico dell'arte Francesco Arcangeli, una vera e propria dichiarazione di poetica del 14 agosto del 1940, o ancora nelle lettere che scrive ai cari dalle carceri di via Piangipane a Ferrara, dove fu trattenuto per antifascismo dal maggio al luglio del 1943. Parallelamente questo interesse per la critica si rivela sia a livello di insegnamento sia, come vedremo, negli scritti saggistici. Questa passione infatti è legata all'insegnamento della letteratura italiana fra il 1939 e il 1942 presso la scuola ebraica di via Vigna Tagliata a Ferrara, scusatemi, ma è una passione che si smarca da un orizzonte prettamente educativo. Come si può vedere, qui sempre nel volume di Momigliano, si depositano note di qualità differente a partire dal novembre del 1940, la data che si ricava dalla firma di possesso, accanto a veri e propri notabilia didattici, nomi di autori, date, titoli che Bassani appunta preparando una lezione. Si affiancano però delle dense e particolarmente interessanti osservazioni sullo stile degli autori, come questa, che è dedicata al tasso, oppure su Manzoni, Verga, gli altri autores e padri letterari di Bassani. L'interesse stilistico è preponderante anche, come detto in precedenza, negli scritti saggistici che nello stesso torno di tempo Bassani va pubblicando con lo pseudonimo di Giacomo Marchi, assunto per via delle leggi razziali, su riviste allora molto note come Emporium, Corrente di Vita Giovanile. Sono scritti recensioni, saggio, dedicati ai contemporanei Delfini,
Vittorini, in particolare Dessì, Giuseppe Dessì. La più interessante credo che sia Racconti di delfini, che ha un attacco veramente fulminante che vi leggo adesso. Se citando Contini, ogni posizione stilistica o addirittura grammaticale una posizione gnoseologica, se insomma lo stile di uno scrittore altro non è che l'indice del rapporto conoscitivo teso tra lo scrittore e la realtà. Ebbene, Bassani sta citando il Contini di una lettura su Michelangelo, saggio apparso nel 1937 su Rivista, con altro titolo, e poi ripubblicato negli esercizi di lettura del 1939, a fine 1939, dove Bassani probabilmente lo legge. Ora, la suggestione di Contini, tra 39 e 40, come abbiamo visto, riemerge poi l'anno successivo, nel 1941, in questa bellissima postilla, pagina 169 della Scuola dell'Uomo di Guido Calogero, la prima, che ho riportato nella pagina, in cui Bassani si interroga sulla possibilità di interpretare, ancora in un'ottica crociana, la nozione continiana di stile come conoscenza. Postilla molto interessante e molto importante, credo innanzitutto perché mostra come Bassani riesca a cogliere la capacità di Contini di restare crociano pur essendo post-crociano, quindi questo credo sia un dato molto importante. Ma è una postilla che peraltro si presenta come il punto d'arrivo di un ragionamento più maturo, più strutturato, che presuppone altre postille presenti nello stesso testo di Calogero, nelle pagine precedenti, a pagina 161 e 163, e presuppone anche la lettura di un altro testo, cioè la poesia di Croce, nel dicembre del 1940, come si ricava sempre dalla nota di possesso. A pagina 8 della sua edizione La Terziana del 1937, Bassani commenta all'incipit del secondo paragrafo l'espressione poetica, facendo nuovamente riferimento al concetto di stile come conoscenza, che quindi tende quasi a essere presente e a diffondersi in modo capillare, improntare in modo capillare la sua riflessione. Bene, questa tensione critica che si intrecciano intorno al concetto di stile, concetto assolutamente decisivo e che si presenta nella sua face scritica, ma anche e soprattutto direi in quella conoscitiva, tende poi a esprimersi anche nell'officina dello scrittore, quindi sul piano della scrittura. Si esercita non solo sulla scrittura degli altri, come si registra nelle postille o nelle recensioni, ma anche sulla sua scrittura, trasformandosi in autocensura, sia nei confronti delle opere già edite, Una città di pianura, di cui vi ho riportato la copertina, la prima opera narrativa pubblicata da Bassani nel maggio del 1940, e 2 mesi dopo, pochi mesi dopo, nell'agosto del 1940, nella lettera a Francesca Arcangeli che ho citato in precedenza, Bassani esprime un giudizio censorio negativo nei confronti dello stile di Una città di pianura, e in particolare di Una storia di Deborah, quello stile provato di fresco, quindi nuovo sostanzialmente, che ai suoi occhi e alla sua sensibilità di scrittore appare già invecchiato, e afferma: per me il domani si presenta come un problema di stile, una dichiarazione estremamente significativa, ma l'autocensura tende ad attivarsi anche nel processo compositivo, arrestandolo. A destra ho riportato alcune carte del manoscritto di un racconto inedito di cui ho recentemente pubblicato l'edizione che sta per uscire, intitolato Ottavio e Olimpia, un racconto autobiografico frammentario rimasto allo stadio di abbozzo, a cui Bassani lavora tra il 39 e il 41, che non riesce a prendere forma compiuta, ma che è molto importante pur nel suo statuto frammentario, perché probabilmente è qui che o il rapporto con Proust si incrina o addirittura si registra la rottura con il maestro sul piano stilistico. Dopo aver scritto decine e decine di pagine in stile proustiano, quello stile iterativo e dall'ampia e voluttuosa sintassi, per dirla con il Bassani postillatore della Recherche, fatto di riprese e larghe strofe, Bassani a un certo punto, come se prendesse coscienza dell'operazione che sta compiendo e della necessità di cambiare rotta, si blocca, si ferma, si arresta e scrive questa fondamentale postilla che ho riportato qui in basso: bada che sei sull'orlo di letteratura proustiana, sii preciso nella lingua e cioè semplice. Che cosa fa lo scrittore? Strappa la pagina bruscamente e, riprendendo la scrittura,
cambia totalmente, recisamente passo. Bene, questa forte coscienza, autocoscienza critica, penso che emerge dalle lettere, dalle postille, dai manoscritti, penso possa essere la causa, una delle concause, insieme alla contingenza bellica, del silenzio narrativo dello scrittore fra il 40 e il 43. Bassani scrive poco e quanto scrive rimane nel cassetto allo stadio di abbozzo. Non è un caso, credo, che l'ispirazione tenda a isterilirsi in maniera inversamente proporzionale all'intensificarsi delle sue letture e della sua riflessione critica, perché è attraverso di esse che Bassani matura una profonda consapevolezza della sua poetica e soprattutto della necessità di conquistare uno stile originale. E questo lungo preambolo era necessario per due ragioni: per presentare le ricche novità offerte da un punto di vista critico dallo studio delle postille dell'autore, e dall'altro lato perché introduce una riflessione di metodo. Il filologo editore e il critico che intendono lavorare sulle postille devono costruire una visione di insieme per poter svolgere un'indagine che sia analitica, minuziosa e lenticolare. Ciò è dovuto alla particolare natura, la natura propria della postilla, che è un frammento in una duplice accezione, concettuale e materiale. Come mostrato il caso illustrato in precedenza, in effetti la postilla sì, è un testo autonomo, ha valore in sé, ma è nello stesso tempo il frammento, la parte, il momento di un discorso più diffuso, più ampio, più articolato, che si frange nel tempo e nello spazio, pur prendendo forma e mossa dai margini di una pagina o tra le righe. Dunque libri, manoscritti, dattiloscritti, testi pubblicati in rivista o in volume, editi e inediti, dialogano, e facendo dialogare al contempo archivi e biblioteca d'autore. E questo dialogo, questo fitto intreccio si compone in una trama di rapporti in cui il critico deve calare la postilla per interpretarla correttamente e svilupparne tutto il potenziale critico. Che cosa comporta? La seconda, scusatemi. La postilla è un frammento anche da un punto di vista materiale, perché è parte dell'unità che costituisce con il testo annotato, ad eccezione dei casi in cui la postilla è slegata dall'atto della lettura, per esempio schizzi poetici o promemoria sul colophon, oppure una semplice nota di possesso, un appunto volante. In effetti la postilla è un testo che nasce da un altro testo per commentarlo, chiusarlo, illustrarlo, e come accade spesso in Bassani, per contestarlo. Ne consegue che sia in fase di edizione che poi nel successivo step, ovvero quello dell'interpretazione, postilla e testo devono essere considerati nelle loro relazioni, quindi devono essere considerati insieme. Ciò comporta una serie di problematiche per il filologo editore. Innanzitutto la gestione e la distribuzione dei dati, come trattare, come correlare anche armonicamente tutti quei dati, quella massa di dati che la singola postilla attrae e intreccia, e ancora come formalizzare correttamente in modo agile e dinamico i rapporti fra postilla e testo. In questa prospettiva l'edizione digitale si rivela, direi, molto vantaggiosa in virtù delle sue caratteristiche, che sono l'elasticità, la struttura reticolare ipertestuale e la possibilità di associare al facsimile la trascrizione della nota. Dunque, ricercando il connubio e lo scambio fecondo fra metodi e strumenti, si è deciso di affiancare all'edizione cartacea, che sto curando, un prototipo di edizione digitale modellato sul case study della Scuola dell'Uomo di Guido Calogero, di cui ho riportato la copertina qui a fianco, volume del 1939, scelto perché è un volume fondamentale nella formazione di Bassani per quanto riguarda l'aspetto dell'estetica della formazione filosofica, ma anche perché presenta una ricca casistica postillatoria. Vediamo adesso di confrontare rapidamente le due edizioni sul terreno delle criticità. Innanzitutto, come gestire la massa di dati.
Ora, la rete di riferimenti che gravita intorno alla postilla nell'edizione cartacea deve essere ricostruita dal lettore, con uno sforzo di sintesi. Nella mia edizione ho distribuito l'informazione fra una scheda introduttiva al postillato e un apparato di note di commento. L'informazione è preservata, ma è nella sostanza frammentata. Nell'edizione, nel prototipo di edizione, invece, questa rete di riferimenti, questo tessuto di connessioni si esprime molto agilmente, molto dinamicamente in percorsi ipertestuali. Partendo per esempio dalla postilla a pagina 169, quella sullo stile come conoscenza tra croce e contini, posso con un link rimandare rapidamente, immediatamente, alla postilla alla poesia di Croce, alle altre postille con cui essa dialoga, o ancora agli scritti saggistici di Bassani o a una lettura su Michelangelo di Contini. Molto interessante anche il secondo caso, quindi la questione della formalizzazione del rapporto fra postilla e testo, che deve essere anch'esso ricostruito da chi si avvicina e legge, studia l'edizione cartacea. Non è immediato, è in realtà mediato da un apparato di simboli e da una serie di criteri di edizione che vi illustrerò a breve. Proviamo ad indossare i panni del filologo per vedere come si lavora con le postille, come si costruisce l'edizione di un postillato. Innanzitutto, ecco, la prima operazione da compiere è l'individuazione della cosiddetta pericope. La pericope è il brano di testo, la parte di testo annotata, quindi a cui la postilla si riferisce. Come individuarla? La modalità varia, direi, a seconda della tipologia di postilla dinanzi a cui ci troviamo. Vi ho riportato questa semplice classificazione. Abbiamo le postille di solo testo, che ho definito verbali semplici, poi abbiamo le postille mute, sottolineature, barre laterali, prive di componenti testuali, che quindi presentano solo la componente segnica, e infine abbiamo postille miste perché partecipano di entrambe le componenti, sono sia verbali che mute. Sulle postille mute, che ovviamente non sono contemplate in questo tipo di edizione, ritornerò alla fine dell'intervento perché il tema merita un approfondimento e soprattutto perché pongono poi il problema della rappresentazione, della perdita di informazione, e soffermiamoci sulle altre due tipologie, sulle postille verbali semplici e poi sulle verbali mute o miste. Per quanto riguarda la prima tipologia, come si può vedere nel primo esempio, l'elemento dirimente che consente dunque di circoscrivere la pericope di testo è la posizione della postilla. La postilla si trova generalmente sul margine accanto alla sezione di testo a cui si riferisce. Per le verbali e mute invece è generalmente la componente segnica, quindi la sottolineatura o la barra laterale, a volte anche l'asterisco, o altre tipologie di segni, trattini, eccetera, proprio a individuare la sezione di testo. Circoscritte le due componenti, quindi identificatele, si rende il loro rapporto editorialmente attraverso una serie di criteri editoriali che ho qui elencato in forma naturalmente sintetica. I criteri riprendono il set di criteri adottato da Donatella Martinelli per l'edizione delle postille filosofiche manzoniane, con qualche piccola variante, leggera variante per quanto riguarda soprattutto la resa della sottolineatura. La Martinelli usa il corsivo, io ho preferito con un approccio più diplomatico utilizzare la sottolineatura. Scorriamoli rapidamente, quindi la pericope è in corpo minore seguita dalla postilla in corpo maggiore. L'approccio del filologo editore è conservativo perché si rispettano le abitudini grafiche di Bassani e si interviene in pochi casi correggendo gli errori d'autore oppure sciogliendo le abbreviazioni e modificando laddove è strettamente necessario la punteggiatura. La barra laterale indica l'accapo nel corpo della postilla, il sottolineato riproduce la sottolineatura, mentre le barre laterali singoli e doppi sono rese con i triangoli rovesciati. Poi abbiamo la losanga che tende a disambiguare e infine, questo è importante, si precisano la topografia della postilla, quindi la pagina, la posizione, e lo strumento scrittorio utilizzato dall'autore. Ecco, il risultato è questo, sono vari esempi, sia di postille verbali semplici che miste. Questo è il risultato appunto nell'edizione. Ora, vediamo come si passa dall'edizione cartacea all'edizione digitale.
Questi stessi criteri, o su questi stessi criteri, ovviamente adattati alle risorse e alle potenzialità rappresentative della TEI, su questi è stata esemplata la codifica digitale delle postille. Riprendiamo il primo fondamentale criterio, la distinzione di corpo, quindi la distinzione grafica e tipografica, fra la postilla, quindi che è in corpo maggiore, e il testo, la pericope di testo a stampa, che è in corpo minore. Ora, questa distinzione è significante e dotata di un valore, perché presuppone la priorità della postilla sul testo a stampa. Dal punto di vista del filologo è infatti la nota di Bassani, quindi frammento manoscritto d'autore, ad essere dotato di un testo specifico maggiore, dunque a rappresentare l'oggetto principale di studio. E questo è il principio strutturante del prototipo, sia sul piano della codifica, come vedremo, che della visualizzazione. Ho riportato poi alcuni esempi di progetti di edizione dei marginali ad autore, Melville, Mill, ma potrei citarne altri, vi farò vedere anche Whitman. Il numero crescente di progetti vari per interfaccia e caratteristiche testimoniano il crescere anche dell'interesse nei confronti del tema e delle sue implicazioni critiche e di metodo. Tuttavia non vi è accordo sulle scelte di codifica, perché non esiste un modello definitivo, univoco per codificare e descrivere le postille. Nella sua elasticità, la TEI infatti prevede la possibilità di descrivere nei metadati le postille con il tag addition e poi di rappresentarle in text come aggiunta, appendice a un testo principale e non testo principale, un testo in cui sono annidate attraverso con l'elemento not o add. E quanto accade è proprio la soluzione adottata nei marginali di Whitman. Ho riportato un frammento di codifica in cui si vede proprio come la postilla, la nota, è annidata nel testo attraverso l'elemento not. Sul piano della visualizzazione, sempre in relazione ai marginali di Whitman, si tende poi ad attribuire maggiore visibilità al testo a stampa, fornendo nella sostanza una riproduzione fotografica quasi diplomatica. Il facsimile è disponibile, ma come potete vedere può essere aperto solo in una finestra separata, quindi rendendo non immediato e poco agevole il raffronto fra l'originale e la trascrizione. Nel nostro prototipo, come poi illustrerà alla fine del mio intervento Giovanni, che si sta occupando proprio di questo aspetto, invece il facsimile è affiancato alla trascrizione della nota, a sua volta seguita dalla pericope, ovvero dal testo a stampa, distinta e evidenziata attraverso un fondino grigio. Il diverso assetto di visualizzazione risponde in realtà a un rovesciamento di prospettiva nella codifica. Dal nostro punto di vista, infatti, è la postilla, ovvero la nota d'autore, ad essere il testo principale. Conseguentemente, ogni postilla è descritta come un manuscript item nel manuscript desk e poi come elemento div in text. Come detto in precedenza, in effetti la postilla si presenta come un momento di quel dialogo articolato e appassionato con un libro che è l'atto della lettura, una sorta di ipertesto testo continuo ricostruibile dall'insieme dei frammenti, che sono spesso relati. Nel prototipo nella codifica, segue poi un'altra sezione text che accoglie invece il testo a stampa, però in posizione subordinata, che abbiamo deciso di riportare perché è utile per svolgere indagini di tipo lessicale e critico, per verificare attraverso per verificare soprattutto come Bassani legge e interpreta la scuola dell'uomo di Guido Calogero. Inoltre di ogni postilla si dà un doppio testo, critico in text, ma anche diplomatico in source doc. Non è una ridondanza perché
la novità di questa proposta consiste nell'approccio di codifica multidimensionale che tiene insieme e integra armonicamente più livelli, più piani, consentendo di esprimere in una forma strutturata e reticolare tutto il corredo di informazioni che si intreccia intorno alla postilla. In particolare il SourceDoc è il modulo che riproduce e dettaglia la dimensione documentale e dunque racconta il farsi del testo, quindi definisce le sue caratteristiche genetiche, eventuali sottolineature, cassature, trasposizioni, modifiche di vario genere e anche le sue caratteristiche materiali, per esempio lo strumento scrittorio utilizzato. Elementi che effettivamente, come si vede, sono già espressi ma in forma discorsiva nella descrizione nei metadati, ma che nel SourceDoc sono codificati e resi interrogabili, e questo è un punto molto importante. In questo modo il prototipo accentra e valorizza una serie di dati che altrimenti nell'edizione cartacea resterebbero inerti, perché o sparsi, oppure in posizione non rilevata. Penso soprattutto all'indicazione dello strumento scrittorio, qui reso da AND, che è fondamentale per individuare eventuali campagne di lettura plurime che potrebbero essersi stratificate nel tempo anche a distanza di anni. Bene, inoltre è fondamentale il ricorso al metodo dell'embedded transcription, che associando la riproduzione facsimilare alla trascrizione della nota consente di descrivere ogni postilla come una superficie, surface, composta da più aree, cioè le varie zone, consentendo così di esprimere, avendone codificato naturalmente le coordinate, con agile precisione i rapporti che intercorrono tra postilla e testo, ma anche tra le singole componenti della postilla, e favorendone nello stesso tempo la corretta e immediata decodifica da parte dell'utente. Questo metodo rivela la sua efficacia soprattutto quando più postille insistono sulla stessa area di testo. A volte 2, 3, 4 postille possono interessare la stessa pericope intrecciandosi, oppure quando si registrano casi di postille dalla dubbia dinamica interna, come quella che ho qui riportato di pagina 33. La postilla Aliam me dolentem persona creavi non è riferita a tutto il brano abbracciato dalla barra ondulata laterale, come accade generalmente nelle postille bassaniane, ma alla sezione di testo sottolineata. Io devo creare la dolente persona altrui in me. Ora, nell'edizione cartacea, per riprodurre questa dinamica interna e chiarirla, ho dovuto utilizzare più simboli. Ora, questo sistema è sì efficace, ma potrebbe confondere soprattutto nei casi più complessi il lettore, congestionandosi e diventando scuro. Più agilmente e semplicemente nell'edizione digitale il rapporto fra la postilla e il testo è reso agganciando con un sistema di rimandi la zona del testo alla zona della postilla. Passando dunque alla visualizzazione, si potrà, o passando sulla postilla o anche cliccando, con un semplice overlay evidenziare la pericope di testo a cui la postilla è riferita, dunque rendendo immediatamente il rapporto. In conclusione, una piccola finestra sulle postille mute di cui ho parlato in precedenza. Le postille mute rappresentano un tema piuttosto caldo e complesso nell'ambito della filologia dedicata alle postille. Si tratta infatti di una serie di segni di evidenziazione che il filologo spesso non sa come rendere, ovviamente quando sono da soli, non sono cioè associati a componenti verbali. Come rappresentare infatti i segni che non sono associati a testo? Non possiamo fare a meno di rappresentarli, di renderne conto, perché a volte sono l'unica forma di evidenziazione del testo. Penso al caso clamoroso delle postille ai testi di lingua del Manzoni, oppure come per teoria e storia della storiografia di Croce, in riferimento alla biblioteca bassaniana, rappresentano la più importante forma di evidenziazione.
a fronte di 5 postille poco rilevanti perché sostanzialmente sono dei notabilia, si registrano decine se non centinaia di pagine sottolineate spesso in modo molto marcato da Bassani, in particolare i capitoli iniziali sulle pseudostorie, che sono fondamentali per comprendere la genesi dello storicismo di Bassani e la sua trasposizione poetica. Bene, tutte queste informazioni nell'edizione cartacea andrebbero perdute. Pensiamo alla Scuola dell'uomo di Guido Calogero. Ragioniamo molto rapidamente su una serie di dati. Le postille alla Scuola dell'uomo di Guido Calogero nella loro totalità sono 192. Anzi, scusate, 193. 111 sono solo postille o segni di lettura muti, 82 sono invece postille che presentano componente testuale, solo testo o testo che è anche associato a una componente segnica. Bene, come mi sono comportata? Quale soluzione ho adottato nell'edizione cartacea? Una soluzione di compromesso. Ho scelto di scartare la soluzione adottata, per esempio, per i marginalia di Voltaire, cioè trascrivere tutti i brani di testo a stampa, sicuramente poco economica e funzionale, e ho scelto di descrivere nelle loro caratteristiche le postille le postille mute nella scheda introduttiva. Ma si tratta ovviamente di una descrizione sintetica molto stringata, ne ho indicato la presenza, il numero di pagina e soprattutto sempre lo strumento scrittorio che è molto importante per le campagne di postillatura. Ebbene, di quelle 111 postille ho dunque fornito una descrizione sostanzialmente sommaria, di fatto escludendole dall'indagine critica perché sono sganciate dal testo. Di conseguenza il 57% dell'informazione si perde e l'indagine sarà nella sostanza parziale. In questa prospettiva l'edizione digitale si profila come una risorsa molto preziosa, non tanto sul piano della visualizzazione, perché come vi farà vedere Giovanni non si può andare oltre una semplice descrizione della postilla, quindi una postilla muta costituita da una sottolineatura, barra laterale, eccetera. Ma sul piano della codifica i vantaggi sono notevoli. Le postille infatti sono codificate a livello dei metadati, sempre come del resto le postille verbali, come dei manuscript item nel manuscript desk. Nel source doc invece sono rappresentati come dei metamark e sono anche classificate tipologicamente, come si può vedere nel frammento di codifica. In questo modo la codifica preserva l'informazione e contestualmente la rende interrogabile. Possiamo così svolgere interrogazioni di varia natura, per tipologia, sapere per esempio quante volte Bassani verga una sottolineatura interlineare, una barra laterale doppia, ciascuno di questi segni ovviamente ha una sua semantica che deve essere interrogata, o ancora per strumento scrittorio e anche indagini di tipo statistico, per esempio il rapporto numerico in riferimento al volume o a un corpus più ampio di testi tra postille di testo e postille mute. I risultati di queste indagini, infine, quando avremo a disposizione ovviamente un campione più ampio di volumi bassaniani, consentiranno di definire la metodologia di lettura e postillatura dell'autore, una sorta di impronta che consenta nello stesso tempo di attribuire con certezza a Bassani la paternità delle postille, perché alcune note non sono bassaniane o sono di attribuzione incerta. E ancora una volta fissata la scansione cronologica del singolo postillato, riuscire anche a datare quegli altri volumi annotati in maniera analoga. E direi che adesso è il turno di Giovanni. Prego. Sì, perfetto Angela, grazie mille. Allora, la condivisione. Sì, condivido lo schermo. Allora, vi sto per mostrare, diciamo, proprio il prototipo del sito di edizione che ho e sto allestendo. Allora, il sito, se lo vedete, è stato fatto con XSLT, che appunto è un linguaggio che permette di trasformare un
un documento XML in un'altra tipologia, cioè come un PDF o in questo caso HTML, e poi è stato appunto implementato con l'aggiunta di HTML, appunto CSS e JavaScript. Allora, qui state vedendo la home, diciamo, con una introduzione appunto al sito e ai suoi appunto intenti e contenuti, con appunto una panoramica un po' sull'autore e sul contenuto appunto del sito. Poi qui c'è tutto l'archivio che al momento comprende un solo volume, appunto quello di Calogero, e poi questo è, diciamo, il cuore, appunto, qui appunto qui possiamo appunto trovare proprio la fruizione appunto delle immagini e appunto il loro contenuto diciamo in XML e tutte le informazioni appunto di codifica. Vi è una sezione appunto per tutti i metadati, e per le informazioni, sulle informazioni appunto per il libro, quindi come appunto autore, edizione, anno e appunto collocazione. Le immagini allora sono state appunto implementate tramite l'utilizzo di OpenSea Dragon, che è appunto una libreria in JavaScript che permette di aggiungere qualche funzionalità come uno zoom oppure una resa a schermo intero e appunto il cambio pagina. Qui invece a destra abbiamo il box contenente tutte le postille, sia in verbali che mute, una sezione per le note e una appunto che va diciamo, a mostrare il contenuto appunto in XML per la codifica. Cambiando pagina appunto è possibile notare diciamo il testo a stampa sono sfondo grigio e tutte le postille sia verbali che mute sullo sfondo bianco, quindi. Il sito è, insomma, è ancora in corso appunto di allestimento. Questo qui è una demo appunto che funge da un prototipo per, diciamo, ulteriori implementazioni che verranno fatte, insomma, in corso di esecuzione. E questo è tutto. Benissimo, allora io vi ringrazio veramente moltissimo per questa presentazione molto molto interessante. E pregherei il pubblico di scrivere le proprie osservazioni in chat oppure di alzare la mano. Avete queste due modalità se volete fare delle domande ai nostri relatori. Allora, intanto vedo dei complimenti da parte di Paola Peratello e da parte del nostro direttore Franz Fischer. Ecco, io avrei una prima domanda anche un po' per rompere il ghiaccio per Angela. Ok. Ecco, allora, la mia prima domanda è questa. Una codifica così complessa e così puntuale, ecco, e quanto sforzo cognitivo richiede? Cioè,
Nel senso, questo webinar si inserisce all'interno di una serie di webinars dedicati a Euporia, no? Quindi ai domain specific languages ai fini dell'annotazione, no? E quindi la domanda è appunto questa. In che misura ritieni che sarebbe possibile passare da ciò che noi vediamo come risultato finale dell'edizione cartacea, no? Che è molto pulita, fra virgolette, no? Alla invece codifica TEI, quindi come se noi applicassimo una sorta di reverse engineering, no? Cioè partendo dal risultato finale per produrre la codifica iniziale. Allora, prima ci dava un dato molto interessante, che è quello di una perdita di circa il 57% di informazione, no? Quindi è chiaro che ciò che è codificato in TEI contiene molta più informazione rispetto a ciò che invece noi abbiamo nel risultato finale. Però appunto la domanda è: in che misura ritieni che almeno le parti, come dire, più frequenti, ok? Quindi ciò che noi andiamo a codificare in modo più frequente, ok? E che poi ha una resa univoca sul cartaceo, potrebbe essere utilizzato per semplificare il processo di annotazione. Cioè, ad esempio, per semplificare, ad esempio, quando noi vediamo i due triangolini, no? Che ci stanno ad indicare una barra laterale, giusto? Se ho seguito con attenzione. Ecco, quindi bacchettami le mani se non sono stato attento. Ecco. Ecco, in che misura, ad esempio, due segni così semplici come quelli dei due triangolini potrebbero essere riutilizzati per semplificare la codifica TEI? È una domanda un po', un po' complessa, non penso di averla compresa tanto comunque. Sì, allora cerco di spiegarmi meglio, mi sono spiegato male. Allora, voglio dire, ritengo, ok, che le parti più semplici, quindi non le parti più complesse, ma le parti più semplici, ok, possano essere in qualche modo, ok, codificate anche in un modo più semplice rispetto a ciò che la TEI ci mette a disposizione, per poter poi essere espanse nei codici originali della TEI, ok? Quindi, ad esempio, anziché andare a scrivere quindi anziché utilizzare un codice TEI molto lungo, ok? Andando a indicare qui c'è una barra verticale, eccetera, ok? Potrei utilizzare semplicemente due triangolini, ok? E poi andare a espandere questa informazione per poterla trasformare in automatico in TEI. Ecco. Mi sono spiegato un po' meglio? Non tanto. Chiedo l'aiuto di Angelo. Posso chiedere? Ecco, sì, non trovavo il pulsante per attivare il microfono. No, in effetti l'idea di base anche di Angela, no, nella sua edizione cartacea, è quella di sistematizzare molto anche i fenomeni testuali che vuole proprio appunto rappresentare, no? Quindi ha utilizzato un sistema sufficientemente formale anche dal punto di vista dello studioso umanista, no? Facendo riferimento a delle prassi, a delle pratiche, come ha detto lei, derivate da studi su Manzoni, se ricordo bene, che
che danno una sistematicità formale allo studio delle postille e anche alla relazione con il testo postillato. In prima istanza era anche stata considerata la possibilità di formalizzare questi fenomeni attraverso lo stesso insieme di simboli, no? Usando proprio un approccio molto simile all'approccio che è stato sperimentato su altri progetti con l'impiego di DSL. Però appunto in fase di definizione dei requisiti proprio per la rappresentazione digitale di questi fenomeni, Angela lamentava una scarsità di espressività, cioè non riusciva a allineare, ecco, se così posso dire, ad allineare l'espressività della sua impostazione cartacea, quindi del suo apparato che aveva individuato derivante da studi simili come le postille a Manzoni, con quello che lei voleva esprimere, dello studio analitico che lei voleva portare. Allora, questa, diciamo così, gap espressivo ci ha in qualche modo frenato. Ma questo però non ci vieta sia di costruire un sistema di trasformazione preliminare, cioè siccome Angela è molto brava a fare la sua edizione cartacea, siamo in grado di partire da questa edizione cartacea per impostare un nucleo di edizione digitale anche relativo ad una come dire, ad un rispetto delle norme TEI? Punto di domanda. E successivamente, qualora trovassimo in Angela anche un'esperta di codifica TEI, riusciamo poi a reimpostare un'edizione cartacea che segue pedissequamente le regole editoriali che si è imposta precedentemente? Altro punto di domanda. Quindi queste due questioni, secondo me, sono le questioni importanti da sollevare anche nel contesto dei DSL, perché un DSL può essere un linguaggio formale in input, per poi, come hai detto te, espanderlo in altri sistemi di rappresentazione, come potrebbe essere l'XML TEI, ma anche viceversa. Cioè, se io ho una codifica di una edizione digitale in TXML e voglio aderire sistematicamente a delle convenzioni editoriali, lo posso fare? Punto di domanda. E ovviamente, essendo l'XML TEI più espressivo del linguaggio semiformale, diciamo così, di target, di arrivo, ovviamente sarebbe interessante sperimentare tutte e due le opzioni. Ok? Quindi non solo un DSL in input, ma anche un DSL in output. Ecco, diciamo così. Esatto. Grazie Angelo, infatti è esattamente lì che volevo arrivare e tu sei riuscito a esprimerlo in modo molto molto chiaro. Cioè il fatto che prendere un formalismo di un'edizione a stampa precedente per ottenere una codifica ricca, complessa, eccetera, a volte non è sufficiente. E questo webinar, ok, ci mostra esattamente quello che dicevi tu prima, cioè che non è sufficiente prendere un formalismo consolidato dalla tradizione e poi andarlo a trasformare in TEI. Noi dobbiamo partire sempre dalla domanda di ricerca, dalla ipotesi di ricerca. Appunto, voi mi avete confermato appunto che i formalismi delle edizioni a stampa consegnati appunto dalla tradizione non erano sufficienti per rispondere a una domanda di ricerca che era molto più complessa. Vedo che Angela appunto annisce, vuoi aggiungere qualcosa su questo, Angela?
Però appunto, scusa un istante che termino, però appunto il fatto che andando dalla TEI verso l'edizione a stampa si perda una grande quantità di informazione, significa, come diceva Angelo appunto, e condivido chiaramente al 100%, che tutto questo ci dovrebbe spingere anche a pensare a dei formalismi leggibili all'occhio umano, ok? E non soltanto alla macchina, quindi non soltanto con un sistema così complesso, così ridondante come quello della TEI, ok? Ma che sia comunque molto leggibile, ok? Ma che sia un formalismo nuovo e adeguato a rispondere a nuove domande di ricerca. Spero di essermi spiegato un po' meglio dell'inizio. Sì, grazie. No, è tutto chiaro. Grazie mille. Posso fare una domanda? Sì, Professor certo. Boschetti? Sì. Io dico semplicemente questa cosa, che i dati di input e i dati di entrata e i dati in uscita dipende molto dalle tipologie testuali. Nella redazione, dalle tipologie testuali, perché noi stiamo lavorando, io dico sempre ad opera questo plurale maestatis, ma in effetti sono io la mente che studia tantissimo per addivenire io dico ad entropia, perché purtroppo queste perdite ci sono. Siamo arrivati addirittura a giustificare con il calcolo di alto, il calcolo quantistico. Però io penso una cosa, siccome sto lavorando sul testo classico latino, non mi permetterei dinanzi a un grande grecista, gli sto facendo la corte, però non lo so. Parlo del mondo classico, no? Allora, riportare emozioni, sentimenti tradotti in parole, tradotti in formalismi, che io a volte vado a fare analisi ad alto calcolo in ambiente linguistico, no? Allora io penso questa cosa, che bisogna ottemperare lo scritto, partire dallo scritto, proprio quantificarlo numericamente, valorizzarlo attraverso i meccanismi linguistici e poi formalizzarli. E forse ci sarà non ci saranno perdite. Utopia, perché noi viviamo in un mondo in cui per dire ti amo, mettiamo il segno di X, quindi andiamo sempre verso più nella società degli acronimi e degli algoritmi. E noi poveri linguisti, no? Come faremo un giorno a capire questi meccanismi? Perché purtroppo la laurea in lettere non basta, sono delle eccellenze. È chiaro, diventiamo sempre più eccellenze in ambito. Io stasera vi dico, dopo una vita di studio, mi avete dato delle chiarificazioni stupende. Vi ringrazio. Grazie. Allora, purtroppo siamo veramente in ritardo e quindi devo chiudere fra un paio di minuti perché purtroppo abbiamo un altro impegno pressante. C'è spazio per un'ultima domanda se qualcuno vuole intervenire. Ringrazio comunque la professoressa Bucciarelli. Grazie. No, benissimo, allora grazie ancora e complimenti per il grande lavoro. Grazie. 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 Ecco.